Immagina di svegliarti in un villaggio romano ai confini dell'impero. In lontananza, all'orizzonte, cominci a vedere una coltre di polvere che si estende sempre di più. E allora, non essendoci vento, cominci a tremare e a pensare: che cosa sta succedendo? Vedi allora uno stormo di cavalieri, spietati, selvaggi, che velocemente si sta avvicinando al tuo villaggio. In lontananza intravedi anche il volto di un uomo impassibile, lo sguardo fermo, uno sguardo di ghiaccio. Oggi, ancora oggi, il solo pronunciare il suo nome fa tremare i muri. Stiamo parlando di Attila. Ma chi era Attila? E chi erano gli Unni? Per i suoi nemici era chiamato il flagello di Dio, per i suoi amici il suo popolo era un re divino. Oggi racconteremo la storia di un uomo e di un popolo che con ogni probabilità hanno cambiato per sempre il volto dell'Europa. Ma cominciamo a raccontare un attimino chi furono gli Unni, perché siamo curiosi di capire da dove venivano. Chi erano effettivamente questo popolo denominato spietato, il cui leader era il flagello di Dio? Erano un popolo originariamente nomade, probabilmente originari dell'attuale nord della Mongolia. Arrivarono in Europa nel IV secolo d.C. e credetemi, scombinarono tutto ed arrivarono come un'onda talmente travolgente che avrebbe scardinato tutto l'ordine che i romani avevano creato. Per i romani erano considerati dei mostri, per i loro, lineamenti fisici, visivi più che altro, avevano visi piatti, occhi piccoli ed erano feroci a cavallo. Ma erano degli abili guerrieri, ma soprattutto erano abili con gli archi, e in particolar modo con l'arco composito, che all'epoca veniva considerata un'arma micidiale per qualunque esercito. Il loro arrivo praticamente creò uno tsunami geopolitico. Spinsero popolazioni verso ovest come i Goti, Vandali, come gli stessi Burgundi, che a loro volta invasero l'impero. Gli Unni quindi non solo combattevano, ma direttamente spostavano intere popolazioni. Erano un'onda anomala, incontrollabile, che viaggiava spedita sempre più verso l'impero romano. Ma com'è che Attila riuscì a salire al comando assoluto di questa popolazione nomade? Nel 434, dopo la morte dello zio Rua, il comando passò nelle mani sia di Attila che della sorella Bleda. Governarono insieme per qualche anno, però era evidente e lampante che Attila fosse il reale leader, era quello più osannato, amato, seguito. Si sospetta tra le altre cose che la sorella Bleda sia stata uccisa proprio da Attila, in quanto la morte arrivò in maniera particolarmente sospetta. A quel punto il potere fu assoluto, nessun altro governava e poteva governare assieme ad Attila. Attila non era soltanto un guerriero sempliciotto, era un capo politico a tutti gli effetti. Era temuto dai suoi nemici, ma nello stesso tempo rispettato. Organizzò le tribù sotto un'unica guida, creò un sistema di alleanze e si fece temere tanto con le armi quanto con la diplomazia. Nel 447 invase i Balcani, devastando città come Naissus e arrivando alle porte di Costantinopoli. Costrinse l'impero romano d'Oriente a pagare un tributo annuo enorme, oro in cambio di pace. Non era conquista, era un'estorsione imperiale. Ma fu nel 450 d.C. che Attila ricevette un invito abbastanza particolare. La principessa Honoria, sorella dell'imperatore Valentiniano III, gli inviò un anello in cambio di supporto, di aiuto, per sfuggire a un matrimonio politico.
a un matrimonio quindi combinato. Attila allora colse immediatamente la palla al balzo, colse l'occasione, perché non era stupido, era molto furbo, politicamente era molto, ma molto preparato. E allora cosa chiese in cambio? Metà dell'impero romano d'Occidente, come dote. Nel 451, con un enorme e maestoso esercito, invase la Gallia, l'attuale Francia, e praticamente bruciò città dopo città. Stava cominciando a far collassare l'impero romano d'Occidente. Ma fu però nei campi catalaunici, chiamati all'epoca in latino Campus Mauriacus, che Attila dovette arrestare la sua avanzata. Fu fermato da una coalizione molto improvvisata tra romani, visigoti, franchi e alani guidati da Ezio, che fu l'ultimo grande imperatore romano. Fu una delle più grandi battaglie della storia, dove perirono decine di migliaia di soldati. Nessuno alla fine vinse, però Attila fu costretto a ritirarsi. Quindi arrestò la sua avanzata e per la prima volta possiamo dire che il flagello di Dio ha avuto un intoppo e ha conosciuto un primo ostacolo. Ma diciamo che questa leggera fase durò veramente pochissimo, perché un anno dopo, nel 452, Attila ritornò alla carica e questa volta invase proprio il cuore dell'impero romano, l'Italia. Assediò e distrusse completamente Aquileia, che all'epoca era una delle città più importanti e rigorose dell'impero, e si disse che le rovine furono così copiose che praticamente non si riusciva a capire dove la città avesse origine. E poi, chiaramente, marciò verso Roma. Ma fu lì che purtroppo per lui venne fermato ulteriormente, e questa volta ci fu un ostacolo, diciamo divino, che veniva proprio dall'alto, perché si presentò Papa Leone I. E qui scattano un attimino dei miti e delle leggende, perché come fu possibile che Papa Leone I fermò l'avanzata di un unno come Attila abbastanza arrabbiaticcio, senza spargimenti di sangue, addirittura invitandolo ad accettare di ritirarsi, e lui avendolo fatto poi. Quindi che cosa si pensò? Si pensarono a diverse ipotesi. La prima, un po' fantasiosa, ovvero quella che Attila vide accanto a Papa Leone I delle presenze angeliche, e allora fu colpito da questa fantasiosa immagine che incuteva particolarmente timore agli Unni. L'altra, che secondo me è quella più realistica, signori, probabilmente Papa Leone I andò talmente colmo di danari che convinse Attila a fare dietrofront, anche perché il suo esercito era molto stanco, era già molto provato, avevano voglia di tornare a casa, e diciamo che con un bel bottino, perché alla fine l'obiettivo principale era questo, furono accontentati. Quindi Attila decise in maniera assolutamente a favor di popolo di fare un dietrofront. Quindi probabilmente anche se spinto da un orgoglio personale che derivava dalla sconfitta dell'anno precedente, guardò in faccia probabilmente i suoi soldati e capì che forse era il caso di tornare a casa. L'anno dopo, e parliamo del 453, Attila sposò una donna di nome Ildico. Durante la notte di nozze, il nostro caro flagello di Dio muore improvvisamente. La versione più diffusa, e diciamo forse anche la più probabile, è che morì per una emorragia nasale. Era talmente ubriaco che si soffocò con il suo stesso sangue. Ma esistono varie teorie. Fu avvelenato? Che all'epoca, ragazzi, quando moriva un imperatore, quando moriva un regnante, l'avvelenamento era una delle cause più probabili. Un'altra, si pensava che fu proprio la stessa moglie ad ucciderlo, come una sorta di amantide religiosa. Rapporto consumato, testa del marito staccata. Nessuno, purtroppo però, lo saprà mai. Il suo funerale fu un qualcosa di assolutamente leggendario. Si dice che i suoi uomini piangevano in modo straziante, urlando.
strappandosi i capelli, e poi in suo onore addirittura si dice che fu sepolto in 3 diverse bare, una di ferro, una di oro e una di argento, e che addirittura gli assassini dei costruttori di queste tombe furono uccisi in modo tale che non si sapesse mai dove realmente Attila fu sepolto. Quando muore un grande sovrano come Attila, carismatico, politicamente preparato, ambizioso, logica conseguenza ne è diciamo un regno che comincia a disfarsi. Cominciarono a ribellarsi i popoli che erano stati originariamente sottomessi, i figli di Attila stessi si divisero e, in poche parole, il regno degli Unni, con la sua popolazione, piano piano scomparvero nella storia, ma mai nella memoria. Attila non fu solamente un predone, ma fu un uomo che comprese anche il potere della paura, della velocità e del caos. Non costruì effettivamente un impero duraturo, però riuscì nell'intento di mettere in ginocchio ben 2 imperi. E non è che stiamo parlando di imperucci così, stiamo parlando dell'impero romano d'Occidente e dell'impero romano d'Oriente. I romani lo chiamarono il flagello di Dio perché lo ritenevano un uomo inarrestabile, un uomo assolutamente che andava oltre l'umana comprensione, sembrava inarrestabile. Eppure anche Attila cadde e l'impero degli Unni svanì. E forse è questo il suo insegnamento che ha tramandato nella storia. Il terrore può conquistare sì, ma non può durare. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, signori, sono pillole di storia molto interessanti, ne andremo a scorgere tantissime perché io adoro la storia, adoro i misteri storici, raccontare di questi popoli antichi, le loro gesta, volti come quello di Attila, insomma, sono molto coinvolgenti e a me piace veramente tanto poterveli raccontare a modo mio, ovviamente cercando di portare anche un po' di trasporto e di trascinarvi con me nella storia, quindi mettete un bel polliciazzo in su, iscrivetevi al canale ragazzi, siamo ancora una piccola realtà che sta sorgendo adesso come l'impero romano d'Occidente. Noi ci vediamo al prossimo episodio, ciao!